canale. Oggi vi mostrerò, vi illustrerò, vi farò vedere come si realizza questa meravigliosa borsa Granny. Sul colore principale è il rosso, io ho preferito il rosso, poi ci sono svariati colori. Allora, è una borsa che io ho realizzato all'uncinetto con delle piastrelle, come ben vedete. Le piastrelle, come vi dicevo prima, sono 19, ne abbiamo 6 sul frontale davanti, 6 sul frontale dietro, 3 in fondo alla borsa, sul fondo, e 2 sui laterali. Vi devo dire che è una borsa lavorata sia all'uncinetto, però ho messo sotto una borsa in juta con dei manici in bambù. Per realizzare questa borsa io ho adoperato il cotone fiocco, poi vi posso dire che ho fatto le piastrelle, le ho unite, poi ho lavorato questa parte di sopra, ho ripreso tutti i colori delle piastrelle e in più ho fatto questa patellina perché sinceramente dove erano attaccati i manici c'era il pezzettino di juta che si vedeva, a me non piaceva, quindi ho fatto questa patellina qua, ho inserito in automatico per chiudere la borsa e quindi viene così la borsa. È meravigliosa, perlomeno a me piace tantissimo. E niente, cos'altro vi devo dire? Se vi piace mettetemi un like e naturalmente iscrivetevi al mio canale, mi farebbe piacere avere tante persone che mi seguono e a me fa piacere naturalmente illustrarvi e darvi delle delucidazioni su tutti i progetti che io ho già realizzato e che andrò a realizzare. Adesso andiamo subito a vedere cosa ci occorre per realizzare questa bellissima borsa che io ho chiamato borsa Granny rossa. L'occorrente che io ho usato per questa bellissima borsa sono una borsa in juta con manici in bambù e misura, adesso la vediamo insieme, 35 se non erro. Allora, di larghezza misura no 35, 31 e mezzo, di altezza misura 25 e di profondità misura 10. È una borsa che io ho ritirato da AliExpress, molto capiente, alla borsa in juta. Per il corpo della borsa io ho utilizzato il cotone, scusate, della Filati Discount, questo qua, cotone fiocco, l'ho utilizzato di vari colori, il più ho utilizzato il rosso che è proprio il colore principale della borsa, poi ho usato il celeste chiaro, il celeste più chiaro ancora, il rosa, il grigio, l'arancione, il giallo, il nocciola. E l'unica cosa che ho utilizzato è questo nero che è di un'altra marca, sempre della Filati Discount, il Koala Bambù, perché naturalmente non mi trovavo il nero del fiocco e ho utilizzato quello che non si nota niente. Per cucire la borsa ho ritirato e ho usato il filo da pesca con l'ago, poi mi è servito pure l'ago da lana, le forbici per tagliare tutti i fili, il cotone eccetera, e principalmente l'uncinetto numero 2,5. E in più, e in ultimo, ho usato il bottoncino automatico per chiudere la borsa. Questo naturalmente se lo volete usare lo usate, se no se volete chiudere la borsa. Io l'ho messo per chiudere la borsa. Tutto questo serve per la realizzazione di questa magnifica borsa. Andiamo a fare, prendiamo il colore nocciola, andiamo subito a fare un cerchietto magico, inseriamo l'uncinetto dentro il cerchietto, estraiamo il filo fuori, teniamo con l'altra mano i 2 fili del cerchietto e andiamo a lavorare una catenella. Nel cerchietto adesso inseriamo di nuovo l'uncinetto e andiamo a lavorare delle maglie basse, la prima, la seconda, in tutto devono essere 16 maglie basse.
questa è l'ultima maglia bassa, stringo, vedete qua, quando abbiamo fatto l'anellino è rimasto questo piccolo filo qua, lo stringiamo così. Adesso non lo stringo abbastanza, lo stringerò dopo, e andiamo a chiuderci nella prima catenella d'avvio con una maglia bassissima. Adesso ci alziamo con una catenella e andiamo a ripetere per ogni maglia bassa una maglia bassa, quindi 16 maglie basse nel secondo giro. Sono alla 15ª maglia bassa, 16ª. Adesso vado a chiudermi nella prima maglia iniziale qua. Però siccome io devo cambiare il filo, adesso cosa vado a fare? Prima stringo la parte di sotto come vi avevo detto prima, che lo stringevo dopo un pochino in più. Vado a prendere il colore rosa, quindi metto il filo rosa qua, sia il filo rosa che il filo lo metto dietro, il filo rosa me lo passo sopra, prendo il filo rosa, invece di prendere il filo nocciola per chiudere io prendo il filo rosa e mi chiudo con una maglia bassissima. Questi due fili, sia il nocciola che il rosa, me li metto dietro, qua metto il filo rosa e vado a far lavorare il terzo giro. Quindi mi alzo con 1, 2, 3 che corrispondono alla mia prima maglia alta e una catenella di separazione. Dopodiché prendo il filo, vado nella seconda maglia, che sarebbe questa, contemporaneamente prendo un attimo, scusate, prendo il filo, entro nella maglia bassa, vedete che ho questi due dietro, io me li metto così e li prendo insieme, così li nascondo i fili e lavoro una maglia bassa, una maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, intanto questi fili ce l'ho dietro, vado nella prossima maglia bassa e lavoro una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, vado nella prossima maglia bassa e lavoriamo 2 maglie alte, sempre nello stesso punto. Quindi andiamo a lavorare una catenella, abbiamo qua lavorato una catenella, andiamo nel prossimo punto e lavoriamo una maglia alta, una catenella di separazione, nel prossimo e lavoriamo 2 maglie alte. Arrivati a questo punto, naturalmente i fili dietro noi li possiamo benissimo tagliare, perché oramai non ci servono più. Prendo la forbicina, uno e 2, e continuo a lavorare una catenella di separazione, nel prossimo punto lavoro una maglia alta. Naturalmente se poi si vedono questi filini qua li tagliamo una volta finita la mattonella, una catenella, nella prossima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte e così è arrivata all'ultimo, vedete? Dove lavoro, ho lavorato l'ultima catenella e lavoriamo adesso insieme nell'ultima maglia bassa 2 maglie alte e una catenella, perché abbiamo iniziato con una maglia alta. Se voi notate bene abbiamo qua 2 maglie alte, qua una, qua 2, qua una, qua 2, qua 1,
Se ben notate, nella maglia alta ci è separata da 2 catenelle, invece qua nel punto ci sono 2 maglie alte insieme. Adesso chiudiamo nella terza catenella d'avvio e dobbiamo cambiare di nuovo il colore. Quindi questo lo mettiamo dietro e andiamo a prendere il colore grigio. Metto il colore così e vado a lavorare una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, nello stesso punto dove ho chiuso vado a lavorare una maglia bassa, poi qua dentro sempre nascondiamo i 2 fili del lavoro dietro, andiamo a lavorare una maglia bassa, nella maglia alta sottostante una maglia bassa, nella prossima maglia alta una maglia bassa. Dobbiamo fare un giro, questo quarto giro di maglie basse, quindi andiamo a lavorare nella catenella di separazione tra le 2 e l'una, andiamo a lavorare una maglia bassa, nella maglia alta andiamo a lavorare una maglia bassa, dove c'è la catenella andiamo a lavorare una maglia bassa e nelle 2 maglie alte andiamo a lavorare una maglia bassa prima nella prima maglia alta e poi nella seconda. Una maglia bassa nella catenella, una maglia bassa nella maglia alta, una maglia bassa nella catenella, una maglia bassa nelle 2 maglie alte successive e continuiamo a lavorare così. Naturalmente dobbiamo tagliare questo filo. Sono quasi al termine, quindi lavoro le ultime 2 maglie basse. Questa volta però non cambio subito il colore, prima mi chiudo con lo stesso colore con una maglia bassissima, vado nella prossima, vedete qua, maglia bassa e vado a cambiare il colore. Questo lo metto così, prendo il filo celeste, lo mettiamo dietro, questo lo mettiamo qua e vado a chiudermi con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto, guardate, però devo prendere pure i filini dietro, vedete, nello stesso punto prendo e lavoro una maglia alta a metà, dopodiché rientro sempre nello stesso punto, ripesco il filo, lavoro l'altra metà della maglia alta, mi rimangono 3 asoline e li chiudo insieme, una catenella, quindi filo sull'uncinetto, salto la prossima maglia alta maglia bassa e vado nella seguente, andiamo nella seguente nascondendo sempre i fili dietro e lavoro la mia prima maglia alta a metà, filo sull'uncinetto, rientro, ripesco il filo, tolgo le 2 asoline e lavoro l'altra metà maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro, pesco il filo sull'uncinetto, tolgo le prime 2 asoline e ho lavorato la mia maglia alta a metà. Adesso filo sull'uncinetto e con l'uncinetto tolgo tutte e 4 le asoline e li chiudo insieme, una catenella e rivado, filo sull'uncinetto, salto una maglia bassa, vado nella prossima e lavoro 3 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una maglia bassa, nella prossima lavoro le mie 3 maglie alte non chiuse ma li chiudo insieme,
li lavoro a metà e poi li chiudo tutte e tre assieme. Sono quasi arrivata al termine io del giro. Sto lavorando le maglie alte chiuse insieme, una catenella, e sono nell'ultimo. In tutto devono essere, di questo motivetto di 3 maglie alte chiuse insieme, devono essere 20. Ne dovete contare 20. Una catenella e vado a chiudermi qua. Però vedete, chiudo con lo stesso colore, perché adesso entro qua, questo nascondo il filo dietro e prendo il colore rosa perché cambio di nuovo colore. Quindi vado a pescare il filo rosa e mi chiudo con una maglia bassissima. Adesso mi alzo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto, questa volta lo vado a mettere 2 volte perché devo lavorare una maglia altissima. Quindi rientro nello stesso punto qua dove nascondo bene i fili dietro, pesco il filo e vado a lavorare, a togliere le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asoline, mi rimangono 2, quindi filo sull'uncinetto e li tolgo tutte e 2 insieme. Adesso lavoriamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro nella stessa asolina, vedete qua, pesco il filo e lavoro, filo sull'uncinetto, tolgo prima le 2 asoline, filo sull'uncinetto, ritolgo le altre 2 asoline, me ne rimangono 2 sull'uncinetto, quindi filo sull'uncinetto altre 2 volte, rientro, pesco il filo, prendo il filo sull'uncinetto, tolgo le prime 2 asole, filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asole, me ne rimangono 3, filo sull'uncinetto, li tolgo tutte e 3 assieme, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado nel prossimo qua, vedete dove io avevo lavorato una catenella qua dentro e lavoro una maglia, mezza maglia alta, poi 2 catenelle di separazione, rientro qua nel prossimo archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, rientro nel prossimo e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo, vedete qua, sempre nel prossimo e lavoriamo una maglia, mezza maglia alta, cioè togliamo tutti i fili insieme, tutte le asoline insieme, 2 catenelle, come vedete non nemmeno sto tagliando il filo perché sto aspettando di arrivare qua nella prossima asola, quindi adesso 2 volte inserisco il filo nell'uncinetto, vedete, sull'uncinetto, vado dove qua c'è la catenella, pesco il filo, filo sull'uncinetto e tolgo le prime 2 asoline, scusate, ho sbagliato, rimetto le 2 volte il filo sull'uncinetto, entro, tolgo le prime 2 asoline, rimetto il filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asoline e me ne rimangono 2, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro qua, pesco il filo e tolgo le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto e tolgo le altre 2 asoline e me ne rimangono 3, filo sull'uncinetto e tolgo tutte e 3 insieme, 3 catenelle, quindi filo sull'uncinetto 2 volte, rientro nello stesso punto, pesco il filo, filo sull'uncinetto e tolgo 2 asole, filo sull'uncinetto, tolgo le altre 2 asole,
e rimangono 2 asole sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto 2 volte, rientro nello stesso punto, pesco il filo, filo sull'uncinetto, tolgo 2 asole, filo sull'uncinetto, tolgo altre 2 asole, filo sull'uncinetto e tolgo tutte e 3 insieme. Deve venire così. Questi sono gli spigoli, vedete, della mattonella, le 4 punte della mattonellina. Intanto ho tagliato già il filo, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro qua nella prossima spazio dove c'è la catenella, pesco il filo e tolgo tutte e 3 le asole insieme. 2 catenelle di separazione, rientro nella prossima, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, rientro nella prossima, una maglia bassa, 2 catenelle, rientro nella prossima e lavoro una maglia, mezza maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro qua e vado a lavorare una maglia altissima, ma non la chiudo. Filo sull'uncinetto 2 volte, rientro nello stesso punto, lavoro a metà la mia maglia altissima e poi filo sull'uncinetto e tolgo tutte le asole insieme. In poche parole, 2 maglie altissime vengono chiuse insieme. 3 catenelle e vado a fare di nuovo le 2 maglie altissime, non chiuse ma chiuse insieme. Sono quasi al termine della lavorazione e lavoro la mia ultima maglia bassa, 2 catenelle e vado nell'ultimo foro qua e lavoro la mia mezza maglia alta, 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi prima, seconda, terza nella quarta catenella, però questa volta nemmeno lo cambio subito il filo, perché adesso prima mi chiudo con una maglia bassissima, dopodiché vado nel prossimo punto e lavoro una maglia bassissima. Adesso mi preparo il filo rosso che sarebbe l'ultimo giro di questa mattonella e quindi devo cambiare il colore. Mi avvicino il rosso qua, entro con l'uncinetto qua nella parte dove io ho lavorato le 3 catenelle sottostanti, pesco il filo e lavoro una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, dopodiché filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto e lavoro 3 maglie alte, adesso sempre nascondendo i fili dietro, filo sull'uncinetto e vado qua dove io ho lavorato le 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte, in tutte le parti dove io, le parti sottostanti dove ho lavorato le 2 catenelle, devo lavorare 3 maglie alte, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, rientro nel prossimo archetto di 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte, ho tagliato il filo, rientro nel prossimo arco e lavoro 3 maglie alte, in ogni archetto lavoriamo di 2 catenelle 3 maglie alte, ho finito di lavorare la prima parte della piastrella, vedete, e mi ritrovo nell'angolino, quindi nell'angolino io vado a lavorare 3 maglie alte,
2 catenelle di separazione, 3 maglie alte sempre nello stesso forellino qua dell'angolo, nel prossimo foro di 2 catenelle lavoro 3 maglie alte e così. Sono al termine della lavorazione, lavoro le mie 3 ultime maglie alte e ho finito la piastrellina. Mi vado a chiudere nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima, poi naturalmente togliamo il filo. Io per questo progetto, per questa borsa, guardate che bella la piastrellina, proprio bella. Naturalmente voi potete fare colori diversi, potete fare io ho fatto tutta la parte finale con il rosso, voi benissimo la potete fare di tanti colori, la potete fare di un altro colore, tocca a voi decidere il colore che volete mettere su questa piastrella qua, a vostro gusto e a vostro piacimento. Naturalmente io già mi sono portata avanti con il lavoro, ve lo faccio vedere, e ho lavorato 3, 6, 9, 12, 15, 19 piastrelle, 3 sopra, 3 qua, qua ne abbiamo messe altri 3 più 2 da questo lato qua e 2 da quest'altro lato qua e poi altre 6 di sotto e come ben vedete io già li ho cuciti. Adesso vi faccio vedere come si cuciono e poi andiamo avanti.